Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Buongiorno ragazzi! Vado incontro a Marco perché è andato a ritirare un pacco che ha consegnato adesso il corriere. Sono dei prodotti che ci serviranno per la nostra nuova attività. È arrivato il corriere? Tanta roba. Forbice, sasso e carta. I prodotti li abbiamo già testati, quelli che sono arrivati sono quelli che poi andremo a utilizzare noi e ci porteremo in giro nel nostro viaggio. Dai che faremo! Dai, per il nostro utilizzo personale. Allora, questa è un'azienda che produce e distribuisce prodotti rispettosi per l'ambiente, innanzitutto, quindi è tutta roba biodegradabile e ecologica. Quindi diciamo che si occupa non solo della qualità della vita dei clienti, ma anche della salvaguardia del nostro pianeta, che è una cosa molto importante. Allora, qui abbiamo un po' di tutto, vediamo. Queste qua sono delle fibre particolari da utilizzare per la pulizia della casa, fatte con una nanotecnologia giapponese. Si utilizzano tutte senza l'utilizzo di... E questo è molto importante. Molto importante. Qui abbiamo gli shampoo solidi, sembra mandorla, canapa e fragranza tipo da uomo. Bene, abbiamo presi un po' di più, diciamo. Guardate anche il packaging. Molto carino, molto carino. Essenziale, poco voluminoso. Questa è una pasta detergente multiuso biodegradabili fatta con componenti naturali che ha milioni di utilizzi, poi ve li spiegheremo. Poi abbiamo i 2 pannetti per la pulizia della cucina. Poi passiamo alle saponette. I saponi naturali, ragazzi. Mamma mia, guardate un po', mi viene voglia di mangiarle. Ci sono 2 tipologie, questo è yogurt ai frutti di bosco. Vediamo, e poi forse abbiamo preso quello all'uva. Abbiamo preso uva, sì, uva. All'uva, mamma mia, dopo li apriamo e sentiamo il profumo, ragazzi. Un attimino. Vabbè, questo è uno spacchettamento. Sono... Questi perché cosa erano? Dopo li guarderemo, vedremo nel dettaglio. Questi sono altri ancora, perché ogni straccetto poi ha il suo utilizzo. Ci sono quelli universali che si utilizzano per tutte le superfici, poi ci sono invece quelli appositi per i vetri, per i mobili, insomma ce ne sono un bel po'. E non sono senti che profumo di uva, scusa amore. Me lo sento fin qua. Mamma mia! Aiuto! Tanta roba! Potremmo usarlo anche come profumatore, anzi, quando è aperto è un profumatore per il bagno. Quindi doppio uso. Vabbè, ci ha distratto un attimo il profumo di uva. Poi Green Fiber, che è quello per i piatti. Sì, esatto, lo straccetto per i piatti, anche qua piatti da lavare senza l'utilizzo di detersivi. Poi gli oli. Sì, oli essenziali noi abbiamo scelto lavanda e eucalipto. Sì. Questi non sono commestibili. Questa azienda non tratta solo prodotti per la cura della casa e anche della persona come shampoo, saponi eccetera, ma anche beauty, quindi parliamo di make up, tratta integratori, oli essenziali, un sacco di altre cose, insomma nella sua vasta gamma ha 800 prodotti, quindi veramente tanto. Ovviamente metteremo in utilizzo i prodotti nella nostra quotidianità e li vedrete quindi in azione e vi spiegheremo gli utilizzi. In tutti i video che faremo troverete nelle info box il link che vi riporta poi alla nostra vetrina del nostro shop online. Basta cliccare sul link e accedete appunto alla nostra vetrina. Se volete chiederci informazioni o quant'altro, basta che scrivete nei commenti e noi vi rispondiamo, oppure alla nostra mail chiedisiamfelici@gmail.com. Io già non vedo l'ora stasera di farmi una bella doccia utilizzando lo shampoo solido e il sapone all'uva. Fammi sentire anche quello ai frutti di bosco. Sì, buonissimo anche questo, ma all'uva si sentirà fuori la scatola. Questo è un po' meno. Vediamo il colore di quello all'uva. Aiuto. Tanta roba. Felicini, buongiorno! Stiamo andando dai nostri amici Donatella e Roberto per fare, se ci seguite ve lo diciamo, dai, andiamo, dai che partiamo. Andiamo. Benzina, anzi gasolio, e dai, vi anticipo qualcosa. Stiamo andando da Roberto e Donatella per fare un grosso, grande upgrade al camper.
ma proprio grande, non so in quanti ce l'hanno. Beh, dopo sicuramente ci sarà qualcuno che mi dirà sei esagerato, non dovevi fare una cosa così grossa, ma sei sicuro? Sono sicuro. Sono sicuro. Va bene. Allora ci mettiamo in moto. Via. No, ci mettiamo in camper, non Ci in mettiamo moto. su un po' di musichetta come sottofondo e via. Tanto ci vorrà un'oretta e mezza, da qui. A dopo. Allora ragazzi, siamo già all'opera. Marco ha tolto No, il... siamo all'opera, siamo a Turbico, non siamo all'opera. Scusate il flesciamento. Marco ha già tolto da qui il tavolo, l'ha smontato, adesso smonta il sedile così lavorano lui e Roberto in modo agevole. In sinergia, che Roberto sta adesso facendo un lavoro e io ne sto facendo un altro. Mamma mia, Poi Felicini, vi faremo vedere l'occorrente. come si è illuminato? Vi faremo vedere Barbara l'occorrente. d'Urso. Vi faremo vedere l'occorrente che utilizzeremo per fare questa Great. Ok? Vabbè, ve lo dico, dai. Stiamo creando una batteria a ferrofosfato da 1120 ampere. Vi faremo vedere tutto l'occorrente che utilizzeremo, ma non vi faremo vedere come faremo la batteria, perché poi avremmo troppe critiche, troppe persone che giudicherebbero, e poi non è giusto nei confronti di, diciamo, persone che... Dei professionisti. Dei professionisti, esatto. Facciamo il lavoro come abbiamo sempre fatto, lo facciamo in sicurezza. Alla fine di tutto faccio un panorama e vi faccio vedere cosa abbiamo fatto. Sembri Geppetto, Barbara d'Urso stile Geppetto con gli occhiali giù sul naso. Senza offesa per nessuno, però sto giro faccio così. Sedile tolto. Iscriviti al nostro canale YouTube. Abbiamo tolto la batteria e abbiamo utilizzato il caricabatterie da 220 dalla Victron come alimentatore per il 12 volt, perché giustamente adesso abbiamo staccato la batteria, ci siamo collegati alla presa di corrente di Roberto e Donatella e utilizziamo il caricabatterie della Victron come alimentatore. Qui c'era la batteria vecchia, l'abbiamo tolta, i cavi li abbiamo isolati, li abbiamo spostati temporaneamente a sinistra, faremo una nuova traccia, quindi passeremo contro questo mobile in modo che non abbiamo più in mezzo ai piedi i cavi. Poi ci sarà un pianale in legno, la batteria partirà da là dove c'è l'abballamento, Sì, ok. da qua, ok, e arriverà fino a là. Quindi raga, 1,40 m di batteria. Ditemi che sono matto. Vabbè, sono matto. Allora andiamo a vedere che lavoro di squadra stanno facendo qua. Questo è tutto il materiale che servirà dopo. Poi Sì. faremo vedere tutto il materiale, lo mettiamo tutto in fila, vi facciamo vedere tutto quello che utilizziamo. Bene. Andiamo a vedere Roberto e Donatella. Ciao. Vedi che precisione? Porca miseria, tu sei la ricercatrice di dadi? O di viti? Roberto, cosa stai facendo? La piastra per fissare il staccabatterie porta così, vedi? Uno di qua, uno di qua. Figo. Tu stai smontando, amore, la parte che copriva prima la batteria, piena di graffette. insomma. Ovviamente la riutilizziamo, non la buttiamo via. Riutilizziamo il legno, ma riutilizzabile, Certo. tutto incollato? Assolutamente, Era tutto incollato. assolutamente sì. Si butta via niente. Stiamo parlando del ciclo o sbaglio? Certo. Ragazzi, la situazione è questa, qua c'è tutto smontato. Donatella, non ci facciamo mancare cosa? Una bella cioccolata calda. La merenda, e guardate qua. Cioè, queste sono le nostre tazzone con la cioccolata. Allora, Una. Donatella e Roberto, così gliela porti. Grazie. Ma che non scottarti. E io vado con quella per Marco e per me. Quindi col mio pastrano in testa vi saluto. Sapete perché l'ho messo? Perché Marco ha dovuto usare la sega circolare per tagliare il legno, quindi c'era legno ovunque per la polvere, così almeno ho preservato i miei capelli. Giusto? Sono furba, Marco mi scherza sempre, ma vabbè. Quindi adesso andiamo a farci una bella merenda tutti insieme. Grazie. Una, aspetta che arriva l'altra. E due. E due, andiamo. Venite a fare merenda con noi nel garage di Roberto e Donatella. Ma un bar così dove lo troviamo? Dai, pausa cioccolata, pausa merenda. Felicini, buongiorno! Siamo al giorno dopo. Così bello col cappello della Sanpei. Manca la canna dell'acqua. La canna da pesca. La canna da pesca. Come promesso ieri vi faccio vedere il materiale che utilizziamo per costruire la batteria. Ok? Vieni. Abbiamo un DC-DC da 50 A dalla Victron.
Questo non è un componente necessario per costruire la batteria, però dato che non ce l'avevamo facciamo la grade e mettiamo anche questo. Quindi, A fronte del fatto che abbiamo anche cambiato l'alternatore, giusto? esatto. Abbiamo cambiato l'alternatore, abbiamo messo un alternatore da 80 A, quindi ci possiamo permettere di arrivare almeno, credo, a 30 A di carica con l'DC-DC. Proseguiamo. Abbiamo uno shunt da 500 A, il box portafusibili, poi abbiamo il fusibile che andrà installato sulla batteria del motore, che è quella che poi andrà con il cavo al DC-DC, un selettore che utilizzeremo per switchare da 1 a 2 quando ci collegheremo alla corrente della colonnina oppure quando utilizzeremo la corrente del camper. Una lampada. Scusa una domanda, amore, questo va a sostituire i nostri due spinotti che dobbiamo ogni volta estrarre? Sì, quello che ho fatto all'inizio che non capivo un cazzo. Ecco, non capiva un bip, va bene, ok. Poi abbiamo le strisce a LED che poi vi faremo vedere dove andremo a montare col suo telecomandino. Abbiamo il BMS da 250 con il bilanciatore attivo che poi andrà a unirsi col BMS, quindi monteremo due BMS da 250 con due bilanciatori attivi. Ok? Abbiamo 16 celle da 280 A della EVE, poi abbiamo costruito il box, centralmente abbiamo posizionato uno stacca batterie con 4 posizioni, posizione 1 entrambe le batterie, posizione 2 una sola batteria, posizione 3 l'altra batteria, posizione 4 spento. A fianco Roberto si è studiato un porta fusibili e quindi abbiamo tutto assieme, i due fusibili laterali e lo staccabatterie centrale. Poi internamente andremo a posizionare tutte le celle saranno isolate tutte perfettamente, lateralmente al box con un materiale isolante, la parte del fondo con un materiale isolante un po' più sottile, tra una cella e l'altra utilizzeremo questo isolante che ci ha spedito l'azienda. Poi nella descrizione, appena concludiamo la collaborazione con questa azienda, e questa azienda ho ritenuto la più seria e quindi vi metterò il link dell'azienda in descrizione e perché no, magari ci sarà un codice qualcosa, poi vedremo, sarà tutto in corso d'opera, tanto questo video lo vedrete tra 2 mesi e mezzo, quindi in 2 mesi e mezzo succederanno tante cose. Quindi direi che possiamo proseguire quel lavoro. Io vi porto a vedere la pedana che ha costruito Marco, che ha ricoperto con la moquette e da qui appoggerà quel famoso cassone, andrà tutto sotto qua. Ok, allora qua hanno posizionato il cassone, gli stanno inserendo le batterie, il lavoro ancora non è finito, però giusto per farvi vedere un po' un anticipo di come verrebbe la cosa. Qui i lavori procedono. Marco ha già detto che è sbagliato a prendere il plexiglass troppo sottile. Ok. Cosa stai mangiando anche mentre lavori? Grana fa tirare la cana. È un boccato con un pezzettino di grana. Ho drimmerato qua per fare la cava, per far entrare il cavo. C'è poco da cazzeggiare qua. Guardate che lavoro di squadra che stanno facendo Marco e Roberto. Ancora un po'. Avrò sicuramente un po' la faccia distrutto, anche Roberto è stanco. Sono qua il quarto giorno. Terzo giorno. Lunedì, venerdì, sabato, 3 giorni e mezzo, quasi 4. Siamo disfatti. Full immersion, Devo dire veramente grazie a Santo Roberto. Facciamo vedere ai felicini cosa abbiamo fatto, dai. Allora, questa è la batteria BMS, Bluetooth del BMS, stacca batteria a 4 posizioni, shunt, l'altro BMS, sotto i BMS ci sono i bilanciatori attivi. Qua abbiamo il telecomando con il
sensore con la luce. Perché c'è lo staccabatterie? Perché abbiamo fatto 2 batterie da 560 ampere, quindi se dovesse capitare che per esigenza dobbiamo togliere una cella, succede qualcosa a una delle 2 batterie, andiamo a isolarne una o l'altra, oppure mettiamo a zero tutte e 2. Quindi staccabatterie. Poi proseguiamo. L'Orion XS da 50 ampere, quello recente della Victron. Quindi amore, ricapitola perché così fai capire anche me. Allora il vecchio caricabatterie l'abbiamo posizionato lì davanti, che va a caricare la batteria del motore. Okay. Il nuovo caricabatterie è questo della Victron, che carica le batterie, che carica le batterie dei servizi. Ok, questo è il bus bar dei negativi, questo è la fusibiliera dei positivi. Non c'era niente qua, No, questi sono collegati al caricabatterie dei servizi, inverter. Sotto lavoriamo con se dovessimo collegarci alla colonnina, caricabatterie del motore. Poi qua Chicco ci farà una maschera che andrà a coprire tutto questo, e anche qua faremo una maschera che coprirà questo pezzo dello shunt, anche se comunque questo è tutto negativo, Quindi bombazza, tanta roba. Donatella, dove sei? Cos'è che metti su? Devo mettere sulla copia del tè. Scusate, okay. sempre pausa merenda qua, Peccato, per ricaricare gli uomini. Ciao. Dopo qualche giorno di utilizzo, batterie top, funzionano alla grande, siamo riusciti a bilanciare tutto, caricarle al 100%. Scusate Felicine se rido, ma è già 3 volte che dico questa parola, mi si allappa la bocca. Vediamo assieme i dati che ci sono sull'app della Victron. Qui abbiamo l'Orion, che sarebbe il DC-DC, che è collegato alla batteria dalla batteria del motore alla batteria dei servizi. Qui abbiamo lo shunt, che è quello che ci dà la situazione di tutta la batteria, la corrente che sta uscendo, la corrente che sta entrando, i volt dalla batteria di avviamento e i volt dalla batteria dei servizi. Sullo schermo non visualizziamo il caricabatterie, perché attualmente non siamo collegati alla colonnina e né alla corrente, quindi non visualizziamo il caricabatterie. Poi abbiamo l'altra applicazione Smart BMS, che è collegata ai BMS e ai bilanciatori attivi, dove qui visualizziamo batteria 1, batteria 2 e i bilanciatori attivi. Quindi batteria 1 è al 96,4%, quindi a 539,8 ampere, batteria 2 è al 96,4% e a 539,8 ampere. Andiamo a vedere poi la situazione delle varie celle: 333, 332, 332. Visualizziamole tutte e 4: 3333, 3333, 3333, 3332. Quindi di cosa stiamo parlando? Tanta roba. Sono precise al microvolta. Quindi upgrade batteria promosso. Grazie Roberto e grazie Donatella per quello che avete fatto per noi. Ciao. Il va specchio ma forte, apriamo le porte, oltre le sorte. È la nostra casa, su ruote lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Tanta sana ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme